Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Il tema di oggi è dedicato a tutte quelle persone che da tempo mi chiedevano sulla tecnica della tempera grassa e in particolar modo lo dedico a Lorenzo, un mio amico che mi ha contattato su Facebook proprio curioso di voler cimentarsi con questa tecnica. Vista l'enorme richiesta e non potendo comunque fornirvi così tante informazioni per iscritto, ho colto l'occasione per spiegare la tempera grassa in un video. Cerchiamo quindi di capire prima di tutto cos'è questa tecnica e perché suscita tanta curiosità e tanto mistero. Con il nome tempera si indica una pittura che usa come legante l'uovo. Essendo una tecnica pittorica molto antica, risalente addirittura all'antico Egitto, ha subito nel corso del tempo diversi cambiamenti. Infatti oggi siamo a conoscenza di tantissimi tipi di tempera, a cera, a colla, a gomma d'albero e altre tempere miste. La nascita della tempera grassa, come la conosciamo oggi, si può collocare a metà del Medioevo. Trovando poi al suo interno delle discrete quantità di oli, si può affermare che è la tecnica che precede la pittura ad olio come la conosciamo oggi. Caratteristica di questa tempera è quella anche di poter essere lavorata di più rispetto ad una tempera solo rosso d'uovo, proprio perché rimane più fresca, rimane fresca più a lungo. È proprio l'uovo praticamente il segreto della pittura antica, della sua luminosità. Infatti il tuorlo d'uovo contiene dei fosfolipidi che hanno la caratteristica di assorbire i raggi UV e restituire all'occhio dell'osservatore una luminosità dei colori e dei pigmenti senza eguali. E questo è tutto l'occorrente per fare praticamente il nostro medium. Come vedete c'è l'olio di papavero che ingiallisce meno rispetto a quello di lino e è anche meno seccativo. Poi qui c'è anche la damar, ma noi oggi non la useremo, anche se di solito nella tempera grassa viene usata o la resina damar o la mastice. Poi troviamo un cucchiaino per misurare, uno stuzzicadenti per forare la membrana dell'uovo e dell'aceto di vino bianco. Useremo poi anche dell'essenza di trementina o anche di petrolio e del fiele di bue che potete sostituire con della glicerina che si trova in farmacia. E infine dell'acqua, basta della normalissima acqua. Per fare il medium, prima di cosa bisogna separare il tuorlo dall'albume. Poi, una volta forata la membrana con lo stuzzicadenti, il rosso si metterà in un barattolino di vetro. E mi raccomando perché il barattolino deve avere il tappo, infatti dopo andremo a agitarlo e quindi se non chiude bene potrebbe fuoriuscire. Dopo questa operazione poi aggiungiamo tutti gli elementi. Un cucchiaino di olio di papavero, un cucchiaino di essenza di trementina o petrolio, mezzo cucchiaino di fiele di bue o come ho detto prima anche della glicerina, un cucchiaino di aceto bianco e per finire un cucchiaino di acqua. Una volta uniti tutti gli elementi si tappa bene e si sbatte con energia fino ad ottenere praticamente deve essere una consistenza spumosa e niente, il medium praticamente è pronto così e può essere conservato anche in frigorifero, può mantenersi per circa 4 o 5 giorni.
I pennelli che devono essere utilizzati per la tecnica della tempera devono essere morbidissimi e anche se usiamo quelli piatti dobbiamo assicurarci che abbiano un pelo soffice. Infatti non usare mai i pennelli di setola di maiale perché sono troppo aggressivi e questa tecnica invece ha bisogno di un pennello molto soffice. Per quanto invece riguarda i colori, chiaramente bisogna usare i pigmenti e quindi colori in polvere. Per mantenere poi il colore umido va anche benissimo utilizzare questo tipo di tavolozze che hanno delle vaschette che praticamente ci consentono di mantenere i colori ben divisi e anche umidi. Per prelevare il colore e poi porlo sulle vaschette, vi consiglio di usare una spatola. Ricordiamo sempre poi di agitare sempre il medium prima di unirlo al pigmento. Qui di seguito poi vi faccio vedere come preparo il giallo cromo. Praticamente prelevo una piccola quantità di pigmento e per i meno esperti vi consiglio di mettere il medium nel colore con un contagocce oppure come vedete in queste immagini di usare il pennello per dosarne la quantità. L'importante è comunque che mettiate pari quantità sia di uovo, cioè di medium, che di colore. Il colore poi va stemperato bene fin quando praticamente non risultino più grumi. Per quanto riguarda la pulizia del pennello in corso d'opera, non serve essenza di trementina, ma basterà utilizzare dell'acqua, con la quale potrete anche diluire un po' il colore all'occorrenza. Mi raccomando, non diluitelo troppo perché poi potrebbe perdere il colore, potrebbe perdere di aderenza. Quindi, se proprio vedete che è troppo diluito, aggiungete sempre una pennellata di medium così da garantire l'adesione. Cercate anche di utilizzare sempre il colore in giornata, se chiaramente avanza potete sì metterlo da parte, però può durare pochissimi giorni, a volte basta un giorno e già anche in frigorifero si raggruma quando è preparato col medium, quindi meglio prepararlo in giornata che invece poi ritrovarsi con un colore raggrumato e inutilizzabile. Allora, prima cosa che faccio è andare a comporre una tinta per lo sfondo con del bianco, del marrone e del nero. Deve essere una tinta abbastanza scura. Allora, essendo il colore molto veloce nel rapprendersi, questa tecnica vuole essere lavorata con rapidità e decisione. Bisogna anche avere un buon grado di sintesi. Infatti, più saremo bravi a sintetizzare la figura, insomma il quadro, e più in generale, e più riusciremo ad avere il massimo risultato in breve tempo. Quindi tenete presente anche che questa tecnica ammette pochi ripensamenti e è sempre meglio partire da un disegno piuttosto dettagliato, ma non è questo il caso perché per questa dimostrazione, come vedete, ho scelto un soggetto semplice. Per rallentare invece l'asciugatura del colore potete anche, come ho fatto io, immergere per un attimo la tela in acqua, giusto per qualche istante. Così vedrete che il colore rimarrà fresco più a lungo e riuscirete anche sentirete sotto il pennello una scorrevolezza diversa, sarà molto più semplice far scorrere insomma il pennello sulla superficie. Scurendo la tinta creo immediatamente l'ombra principale e in questo modo ho poi la possibilità di sfumare il colore e di porre le basi
per i successivi passaggi. Si possono anche impastare i colori direttamente sulla superficie, come per la pittura a olio, è indifferente. L'importante comunque è sfumare finché il colore è fresco e senza badare anche troppo alla ricerca ossessiva dei dettagli, perché questo porta via tempo e quindi è molto facile poi andare a far sì che il colore si asciughi e non si esca più a modellare in maniera corretta. Questa tempera grassa rispetto a quella che contiene l'olio di lino cotto sicuramente non scurisce nel tempo, anzi l'olio di papavero ha proprio questa grande pregio, anche se alla fine è un po' lento da asciugare, però a noi comunque gioca a nostro favore proprio perché a noi serve una superficie che si asciughi lentamente, proprio per lavorare meglio il colore. Comunque, una volta finito l'abbozzo dello sfondo, passo con del rosso, mischio del rosso e poco marrone, diluendolo con un po', chiaramente un po' d'acqua e passo ad impostare la mela. Come per tutti i tipi di pittura, dobbiamo sempre osservare le dominanti dei colori che compongono gli oggetti, quindi in questo caso la mela sarà arancione, quindi saranno tutte tonalità sull'arancione. Con questo colore che ho appena fatto praticamente vado a delimitare la zona di massima ombra della mela. Successivamente schiarisco la tinta con un tanto giallo e vado a campire il resto della mela. Come vedete sto fondendo il colore dell'ombra della mela con quest'altro colore aranciato, però non in modo piatto, cioè non vado a stendere il colore come se stessi dipingendo una parete, ma do tridimensionalità alla forma, tengo conto di come gira questa sorta di sfera, insomma. Seguendo il mio modello fotografico, praticamente che faccio? Vado a schiarire o a scurire sempre queste stesse tonalità in base a ciò che mi serve. Infatti, nelle parti in luce vado a schiarire con del bianco o del giallo. Nelle parti di mezzi toni invece uso dei colori aranciati. E procedo così sempre tenendo conto della tridimensionalità della figura, quindi che sto lavorando su un oggetto che ha un suo volume. Solitamente con altre ricette i bianchi tendono ad opacizzare e i colori in generale tendono ad abbassarsi di tono. Questo accade sì nella tempera grassa, ma soprattutto con la tempera magra. Io vi garantisco che invece questa ricetta, i colori con questa ricetta rimarranno integri, non abbasseranno di tono e quindi può essere usata benissimo anche dalle persone che non hanno molta esperienza, perché così non devono badare a tutti questi dettagli, ma possono concentrarsi benissimo e solo esclusivamente sulla lavorazione del colore. Interessante ed abbastanza anomalo poi per una tempera grassa e che può reggere benissimo senza screpolare, anche se noi andiamo a dipingere un po' più a corpo. Una volta applicato in questo modo il colore, vado con un pennello pulito e asciutto, morbidissimo, e mano chiaramente una mano molto delicata, vado a sfumare tutte le tinte l'una con l'altra. Come vedete delicatamente si sfuma il tutto e sempre seguendo, come, scusate se lo ripeto, però è una cosa fondamentale, il verso il modellato della figura,
si riesce piano piano a ottenere la tridimensionalità. Con poco colore vado a creare sempre più sfumature, raccordando man mano quelle zone dove c'è ancora troppa distinzione. Infatti vado a creare poi, aggiungere delle ombre e inserire sempre più particolari ed elementi. La pittura in generale, quella pittura grassa, pittura a olio, insomma in generale va fatta per step, iniziando da una visione approssimativa per poi successivamente scendere sempre di più nel particolare. Se chiaramente con questa tecnica si pretende di avere un prodotto finito in poche ore, vuol dire che non fa per voi. Infatti la tempera grassa è di per sé un lento susseguirsi di strati di colore e se non si prende con la giusta cautela si rischia di perdere tutto il lavoro. Personalmente la prima volta che mi sono cimentato nel farla la consideravo una tecnica impossibile. Delle volte infatti basta una pennellata data con un po' più di vigore che il colore sottostante cede, rivelando poi la nuda tela, quindi è un processo molto laborioso. In quel caso poi, quando si scopre la tela, diventa veramente impossibile riparare, bisogna per forza di cose di rimodellare tutto da capo. È possibile anche lavorare a velature con questa tecnica, nessun'altra tecnica, anzi più di questa, dà così tanto onore alla tecnica delle velature. Eppure con la tempera grassa le velature sono difficilissime, infatti si corre sempre il rischio di rovinare anche in questo caso tutto il lavoro. Poche persone riescono a velare senza aver passato sul dipinto, chiaramente asciutto, una mano di vernice protettiva. Volendo fare la velatura su un lavoro dipinto in questo modo, bisogna aspettare almeno 24 ore e non è neanche garantito il successo. Almeno così dicono, poi io personalmente ho aspettato alcune volte anche un paio di settimane per sicurezza. Anche per quanto concerne la verniciatura finale delle volte, ci vuole più di un anno prima che sia considerata solida la pittura e pronta a ricevere la vernice. Infatti nel periodo di attesa si consiglia addirittura di incorniciarla sotto un vetro per non farla impolverare. Un mio primo esperimento di tempera grassa è rimasto fresco per alcuni anni in diverse zone del dipinto e da principiante avevo praticamente sballato totalmente le dosi consigliate della ricetta e poi avevo anche aggiunto una quantità smodata di miele. E il miele ha lo stesso effetto praticamente della glicerina, ritarda l'essiccazione. E in più, parlando con una restauratrice in accademia, venni a sapere che il miele fa sì che la pittura alla fine si screpoli. Quindi è per questo che nei miei video parlo sempre della qualità dei materiali, delle reazioni che possono scaturire dalla mistione di materiali con natura comunque differente. In questa fase con un pennello a ventaglio vado a sfumare sul colore leggermente umido. Chiaramente dopo questa fusione, che serve sempre a raccordare le tinte e a stemperare alcune zone troppo marcate, il colore perde un po' di forza, quindi vado a rinforzare nuovamente alcune parti. Sembra praticamente la stessa operazione di prima, quando ho sfumato con il pennellino sottile, eppure qui si nota molta differenza nella profondità dell'immagine. Se da una parte con il pennello a ventaglio ho fuso le tinte, è anche vero che il colore si è uniformato, quindi adesso, come ho detto, vado a riprendere tutti quei punti che sull'immagine di riferimento risultano più in evidenza.
In questa fase, come vedete, sto lavorando allo sfondo e è bene lavorare alla parte retrostante, il soggetto, per calibrare le luci in modo da dare maggiore risalto proprio al frutto. La profondità non dipende solo dalle luci interne dell'oggetto, ma chiaramente anche da quelle esterne. E creare uno sfondo le cui luci si accordino bene rispetto al soggetto è il 70-80% del lavoro. Lavorando lo sfondo a dipinto fresco, possiamo quindi fondere inoltre i limiti esterni dell'oggetto, togliendo o ammorbidendo le linee di contorno, quelle troppo nette. Sono anche queste linee che tolgono profondità al soggetto e il contorno chiaramente in natura non esiste ed è una convenzione che adotta il cervello per delimitare un oggetto rispetto a un altro. Quindi anche nel dipingere bisogna contare solo sull'utilizzo del colore per dare questa sensazione che tra mele e sfondo ci sia un limite.
Questa è una fase molto delicata dove vado a dare il colore in modo molto diluito, infatti uso un impasto quasi simile a quello delle velature. Questa fase è un po' un azzardo su un lavoro ancora fresco, infatti consiglio di farlo su un lavoro che sia almeno secco da 24 ore, 3-4 giorni, forse anche meglio. Comunque, ho deciso di portarlo sul canale proprio per farvi vedere tutto, perché è fondamentale come passaggio per farvi vedere quindi tutto il processo. E sto eseguendo praticamente un lavoro, come ho detto, di vedature e continuo a sfumare con questo colore trasparente, cercando di ricreare le striature sottili della buccia. In questa fase chiaramente ne farò solo alcune, non posso andare a spingermi troppo oltre perché il colore poi sotto a un certo punto non reggerebbe. Però intanto vi faccio vedere queste prime fasi dove il pennello dovrà solo sfiorare la tela, e questo anche nel caso lavoriate su un supporto secco. E poi questo è un lunghissimo processo che già vi ho spiegato con il processo delle velature negli altri video.
Ed ecco il risultato finale del dipinto, o meglio, quello che sono riuscito ad ottenere in circa 2 ore di lavoro. Questo video è stato un po' lungo, è vero, ma visto che in molti me lo avete chiesto, ho preferito non fare il solito timelapse proprio per farvi vedere pian piano tutto il processo pittorico. Praticamente ho solo dimezzato la velocità. Spero che vi sia piaciuto questo video e che abbia risposto almeno in parte ad alcune delle vostre domande. Vi chiedo poi di farmi sapere se preferite video di questa lunghezza o video come facevo in precedenza, cioè con il timelapse. Quindi ho aperto un sondaggio, basta cliccare sull'icona in alto a destra e lì potrete rispondere a questa domanda. Vi prego di rispondere perché è una cosa importante. Se comunque vi è piaciuto questo video, condividetelo, e se non siete invece iscritti ed è la prima volta che vedete questi miei video, iscrivetevi e così da rimanere poi aggiornati sulle prossime pubblicazioni. Quindi ricordate anche di attivare, una volta iscritti, attivare la campanella vicino al pulsante di iscrizione, così che YouTube possa inviarvi delle notifiche quando pubblicherò. E io per il momento è tutto, vi do un saluto e ci vediamo come sempre sabato prossimo. Ciao a tutti!